Ciao a tutti e bentornati su Lernamo. In questo video ho una sfida per voi. Infatti vi metterò alla prova con quelle parole che creano difficoltà proprio a tutti, anche ai miei studenti più avanzati. Quindi faremo insieme una sorta di test. Vi darò un breve elenco di parole che spesso vengono confuse e poi vi darò delle frasi in cui dovrete aggiungere ognuna di queste parole nel modo corretto. Siete pronti? Credetemi, è un video perfetto per ogni livello, nessuno escluso. Allora, nelle frasi che stiamo per vedere dovete aggiungere queste parole. Una per ogni frase. Da, nel, fa, a, per. Sono stati sposati 5 anni. Si sono sposati 3 anni. Si sono sposati 2008. Sono sposati 10 anni. Si sono sposati ottobre. Avete qualche secondo per pensare alle soluzioni. Allora, com'è andata? Vediamo un po' le soluzioni. Sono stati sposati per 5 anni. Perché? Perché sono stati sposati è chiaramente nel passato, il che significa, il che ci fa capire che loro adesso non sono più sposati. Quindi abbiamo bisogno di dare indicazione riguardo a una durata nel passato, la durata del loro matrimonio nel passato, adesso non più. E per esprimere questo utilizziamo la preposizione per. Ad esempio, ho vissuto a Roma per 3 mesi. Nel passato, per un tempo lungo 3 mesi, ma adesso non più. Si sono sposati 3 anni fa. Usiamo fa per indicare il tempo trascorso da quando quell'avvenimento è successo nel passato al momento in cui ne sto parlando. Ad esempio, ho cominciato questo lavoro 8 anni fa. Sono passati 8 anni dal momento in cui ho cominciato rispetto a oggi che ne parlo. Si sono sposati nel 2008. Ricordate, con gli anni utilizziamo in italiano sempre nel, non in, ma nel 1924, nel 1980, nel 2025. Sono sposati da 10 anni. Attenzione, anche in questo caso stiamo parlando di una durata, ma c'è una differenza rispetto a per che abbiamo visto prima. In questo caso il matrimonio è ancora in corso. Sono sposati, presente. Quindi stiamo indicando il momento in cui quell'azione è cominciata, ma dura ancora nel presente. E per esprimere questo in italiano utilizziamo sempre il presente dell'indicativo e poi da, che introduce il tempo della durata. Si sono sposati a ottobre. Con i mesi dell'anno utilizziamo in italiano sempre a gennaio, a febbraio, a giugno, a ottobre. Proseguiamo con le altre frasi di questo esercizio. In queste frasi
dovete aggiungere mentre, durante o nulla. Se pensate che nulla sia necessario. Siete pronti? Passeggiando per il centro ho incontrato Paolo. Passeggiavo per il centro ho incontrato Paolo. La mia passeggiata per il centro ho incontrato Paolo. Avete qualche secondo per pensarci. Passeggiando per il centro ho incontrato Paolo. Qui non useremo nulla perché ricordate, il gerundio si utilizza sempre da solo per esprimere contemporaneità, tra le altre cose. Mentre passeggiavo per il centro ho incontrato Paolo. Anche in questo caso stiamo esprimendo contemporaneità, ma ricordate, mentre introduce sempre una subordinata temporale con un verbo coniugato all'imperfetto indicativo, se stiamo parlando al passato. Quindi in questo caso abbiamo un'azione puntuale, ho incontrato Paolo, che interrompe una in corso mentre passeggiavo. Ed è esattamente la stessa cosa che ho detto con la frase precedente, ma se utilizziamo il gerundio non abbiamo bisogno di nulla prima. Durante la mia passeggiata in centro ho incontrato Paolo. Ancora una volta ho detto la stessa cosa, ma in questo caso devo usare durante. Perché? Perché durante può essere seguito solo da un sostantivo, da un nome. Durante le vacanze, durante la passeggiata e mai da un verbo. Come sta andando? Lo so, le regole sono tante, le informazioni sono tante, però vi ricordo che potete visitare il nostro sito web lernamo.com per trovare la spiegazione completa del contenuto di questo video e tutte le altre lezioni di grammatica e cultura italiana. Attraverso la barra di ricerca nella sezione lezioni potete cercare le parole chiave e trovare l'articolo che vi interessa. Ogni articolo contiene la spiegazione dettagliata, gli approfondimenti. Alla fine ci sono gli esercizi automatici per ripassare quanto avete appreso. E alla fine c'è un podcast che potete scaricare, potete ascoltare dove e quando volete. Adesso, quelle che secondo me tutti, almeno una volta nella vita o durante l'apprendimento dell'italiano, hanno temuto. Già, ancora, più, mai. Vediamo le frasi. Paolo non è arrivato, perciò non possiamo cominciare a mangiare. Paolo è arrivato, è stato davvero puntuale. Paolo non è venuto a trovarci quando abitavamo in quella casa. Ho litigato con Paolo. Non voglio vederlo. Paolo non è ancora arrivato, perciò non possiamo cominciare a mangiare. Ancora, in questo caso, indica un'azione attesa che non è successa. Paolo è già arrivato, è stato davvero puntuale, è già arrivato. Già, in questo caso, indica un'azione
completata, lui è qui, prima del previsto. E chi se lo aspettava? Paolo non è mai venuto a trovarci quando abitavamo in quella casa. Non mai. Questo indica una negazione totale, assoluta, nel passato. Non abitiamo più in quella casa, ma quando eravamo lì, per tutto il tempo in cui eravamo lì, lui non è venuto nemmeno una volta. Mai. Ho litigato con Paolo. Non voglio vederlo più. Non più. In questo caso indica la cessazione di un'azione futura. E adesso vediamo invece due paroline che dovete aggiungere nelle frasi che vi dirò. Appena e proprio. Maria è tornata dal lavoro e sta preparando la cena. Questo libro è interessante. Lo consiglio a tutti. Vedo Paolo, gli darò il messaggio. Non riesco a capire questo problema di matematica. Maria è appena tornata dal lavoro e sta preparando la cena. Appena tornata. Indica un tempo recente, un'azione che è successa poco tempo fa. Questo libro è proprio interessante, lo consiglio a tutti. Proprio in questa frase indica l'enfasi sulla caratteristica, cioè è un libro molto interessante, davvero interessante. Appena vedo Paolo, gli darò il messaggio. In questo caso appena significa nel momento stesso in cui, e per dare ancora più enfasi lo si può trovare anche preceduto da non. Non appena vedo Paolo, gli darò il messaggio. E in questo caso il significato rimane identico, ma con il non è un po' più enfatico. Non riesco proprio a capire questo problema di matematica. E anche in questo caso proprio ha la sfumatura proprio di enfasi, e cioè non riesco assolutamente, non riesco per niente, non riesco davvero a capire questo problema di matematica. La mia vita al liceo scientifico. In ogni caso, com'è andata? Fatemelo sapere nei commenti quante ne avete indovinate, quante ne avete fatte bene, e se avete voglia di fare pratica sul serio con il vostro italiano, se avete voglia di parlare con un madrelingua, vi consiglio di acquistare un pacchetto del nostro corso italiano intensivo. Ci sono vari pacchetti con diverse quantità di ore, potete scegliere quello che fa più al caso vostro e una volta acquistato potrete fare lezioni individuali online con insegnanti madrelingua qualificati. Voi scegliete quando e dove, potete farle anche nel fine settimana e potete fare quello che volete: conversazione, esercizi, grammatica, preparazione di esami. I nostri insegnanti vi daranno il materiale, vi daranno i compiti, vi correggeranno i compiti, vi correggeranno anche mentre parlate, avrete un riscontro, un feedback immediato e avrete di fronte a voi una persona vera che alla fine diventerà anche un po' un vostro amico. Quindi se volete portare il vostro italiano al livello successivo e al livello più avanzato, vi consiglio di dare un'occhiata a questo link che trovate anche in descrizione e provare italiano intensivo. Non ve ne pentirete.
Soprattutto fatemi sapere se questa tipologia di video vi è piaciuta, perché posso chiaramente realizzare molti altri video simili. E vi ricordo che se volete invece sapere di più sulla differenza tra già e ancora, ho realizzato un paio di video dedicati proprio a loro, che trovate come sempre qui in alto nella card o giù in descrizione. Vi ricordo anche di iscrivervi alla nostra newsletter se ancora non lo avete fatto, per ricevere una notifica ogni volta che pubblichiamo un nuovo video e anche per ricevere dei materiali esclusivi e gratuiti per fare pratica con il vostro italiano. E non dimenticate anche di seguire l'Ernamo su tutti gli altri social per tutti gli altri contenuti che pubblichiamo solo lì. Con questo è tutto, io vi saluto, vi auguro un buono studio dell'italiano e ci vediamo nel prossimo video.